Ciao ragazzi, sono Ribart. Oggi vi faccio vedere come sostituire le pastiglie freno modello Tektro. Il modello di freno che sto parlando è questo, che è montata sulla mia Rock Rider. Qui possiamo vedere la pinza freno e adesso vi faccio vedere come sostituire le pastiglie se sono usurate. Ok, per montare le nostre pastiglie freno occorre smontare la pinza, che è questa, dal nostro telaio della bici. Per farlo basta utilizzare una chiave esagonale da 5 e svitare le due viti di fissaggio della pinza. Dopodiché sfiliamo la pinza dal disco così e possiamo intervenire a smontare le nostre pastiglie freno. Come vedete le pastiglie sono ancora in buone condizioni, quindi è solo un esempio per farvi vedere come smontare le pastiglie, ma queste sono ancora diciamo all'80% e quindi sono ancora utilizzabili. Per smontare le pastiglie dobbiamo necessariamente smontare questo perno più piccolo con una chiave esagonale da 3 mm. Sfiliamo il perno. A questo punto sfiliamo le pastiglie premendo col mignolo verso il basso le pastiglie freno, così si possono sfilare facilmente. Come vedete le pastiglie sono ancora in buone condizioni, quindi gli do una pulita e poi le rimonterò. Però se vedete che le vostre pastiglie sono più o meno alla stessa altezza di questa molletta in acciaio, è ora di cambiarle, perché altrimenti si rischia di rovinare sia il disco e la bici non frenerà più come prima. Per pulire le nostre pastiglie basta dare con della carta sopra così per rimuovere la polvere causata dalla frenata. Ok, quindi queste sono ancora in buone condizioni, le rimonto, ma se le vostre pastiglie sono consumate vi metterò il link nella descrizione dove trovare queste pastiglie compatibili con i freni Tektro. Il montaggio delle pastiglie è molto semplice, dobbiamo mettere la molletta in questa maniera così e l'altra pastiglia sopra così, in modo che la molletta allontani le pastiglie quando il pistoncino torna indietro dalla pinza. Se per caso i vostri pistoncini che sono all'interno della pinza sono chiusi, possiamo usare un levagomme di plastica e spingere i pistoncini verso l'esterno in questa maniera. Così non rischiamo di rovinare nulla e i nostri pistoni sono all'interno della pinza, così ci favorisce l'inserto delle nuove pastiglie freno, perché le nuove pastiglie freno sono più spesse e quindi farà più fatica ad entrare se abbiamo i pistoni chiusi. Inseriamo le nostre pastiglie nuove e le fissiamo col nostro perno. Ok, abbiamo montato le nostre pastiglie, controlliamo che la molletta sia nella sua posizione e andiamo a posizionare la pinza nella sua sede del telaio. Fissiamo le due viti manualmente prima, facciamo prendere il filetto dritto, molto importante per evitare di avvitare le viti storte. Ok, non avvitiamo tutto fino in fondo. A questo punto che abbiamo la pinza leggermente lenta, andiamo a premere la leva del freno e poi possiamo stringere. In questa maniera avremo già la pinza centrata perfettamente sul disco, così si eviterà che strisci.
ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti.